ragazzi, benvenuti nel nostro nuovo video. Quest'oggi parleremo del Marvel Cinematic Universe in pochi minuti, per la gioia di Veronica. Già. Però cosa fondamentale, prima iscrivetevi al canale, mettete mi piace e se vi scappa un commento anche meglio. Iron Man. C'è Tony Stark, miliardario playboy filantropo che viene rapito dai terroristi e per scappare costruisce un ferro da stiro tecnologico e alla fine dice che lui è Iron Man. Nei titoli di coda Nick Fury gli dice che vuole fare Avengers. Il cattivo è Jeff Bridges, il grande dei boschi. L'incredibile Hulk. Il dottor Bruce Banner, interpretato in questo film da Edward Norton, gioca al piccolo chimico con le radiazioni, ma qualcosa va storto. Ma è una gioia pure nella Marvel comunque, eh? Sì, però non muore. Ma come non muore? Anzi di morire diventa tutto verde e super muscoloso e inizia a spaccare tutto. Hulk spacca! Wow! Tim Roth fa Abominio. Così. Come dicevo prima, Hulk in questo film è interpretato da Edward Norton, ma poi cambia e viene interpretato da Mark Ruffalo. Così, andava di cambiare. Iron Man 2. Iron Man si fa prendere a frustate dall'attore di The Wrestler. Allora si allea con War Machine e insieme lo sconfiggono. In questo film fa il suo esordio Vedova Nera. Nei titoli di coda Nick Fury ci ripensa e dice che Iron Man non è più adatto per Avengers. Inoltre trovano anche un bel martello. Amo, ci sto a capire una mazza. Thor. Thor è un tipaccio e quindi viene bandito da Anthony Hopkins da Asgard e perde i suoi poteri e il martello. Ah sì, Thor me lo ricordo bene. Natalie Portman si innamora di Thor e insieme ai suoi amici distruggono un robottone, così Thor riottiene i poteri. Tutto il macello lo aveva fatto il fratello di Thor, Loki. Nelle ultime scene viene mostrato il Tesseract. Che? È un artefatto loro, lascia fa. Vabbè. Capitan America, il primo vendicatore. Un ragazzo mingherlino, asmatico, biancastro, si gonfia improvvisamente di muscoli, va in guerra E si fa chiamare Capitan America. So carina come Capitano America. Proprio sta. Combatte l'Idra, sconfigge Teschio Rosso, che è interpretato da... Oddio, da chi è interpretato? Hugo Weaving. Ugo che? Hugo Weaving, il cattivo di Matrix. Il cattivo viene risucchiato da quella cosa quadrata blu che però noi abbiamo tonda, ma in realtà è quadrata. E Capitan America si schianta con un elicottero nel... No. No. Non stava sull'elicottero, stava sull'aeroplano. Quello che è un aggeggio volante. E fa un marameo a tutti. Avengers. Prima riunione di famiglia per i supereroi. Loki arriva sulla Terra con il suo scettro e il Tesseract e inizia a fare macelli. Loki apre un portale da dove arriva l'esercito dei cattivi e tutti i supereroi iniziano a combattere insieme per sconfiggere Loki a New York. Come a New York? A New York. Sempre a New York? Ma tipo che ne so, arriva del Garda, per dite. No, vabbè, stanno a New York. Vabbè. Alla fine Hulk spupazza un pochino Loki e poi Iron Man con una bella bomba bella grossa se ne vola nel portale e la risolvono così. Durante la scena dei titoli di coda fa la sua comparsa un certo Thanos. E qui ragazzi finisce la fase 1 del Marvel Cinematic Universe. Iron Man 3. Iron Man ha gli attacchi di panico e nel frattempo compare il suo acerrimo nemico, il Mandarino. Allora Tony Stark si infiltra a casa sua e scopre che il Mandarino non è altro che Ben Kingsley, che fa l'attore anche nel film, quindi è un
tipo un attore che fa un attore. Il vero cattivo infatti è Aldrich Killian, che sputa fuoco ed è interpretato da Guy Pearce. Alla fine Iron Man insieme alla sua ragazza e insieme a War Machine riescono a sconfiggere l'acerrimo nemico e per festeggiare fanno saltare per aria tutte le armature. La faccia della crisi. Thor The Dark World. Qui succede un casino che succede solo quando tutti i regni si allineano e c'è un tizio mezzo valido che ne vuole approfittare per far calare l'oscurità su tutti i regni. Ma che voleva fomentare la bolletta dell'Enel? La luce? Boh, vabbè. In tutto questo casino Loki aiuta Thor, ma muore per finta. Fa la sua comparsa la prima gemma dell'infinito, la gemma rossa, la gemma della realtà. Però dopo i titoli di coda decidono di lasciarla a un collezionista perché tanto loro hanno già il Tesseract e quindi questa via. Capitan America The Winter Soldier. L'amico di Capitan America è vivo, però non si ricorda niente e così i due si picchiano. Nel frattempo scoprono che l'Hydra è ancora vivo e così tutti insieme cercano di sconfiggerlo insieme anche a Falcon. Alla fine riescono a sconfiggere l'Hydra, però l'amico di Capitan America ancora è smemorato, quindi prende e scappa. Nei titoli di coda fanno la loro comparsa Quicksilver e Scarlet Witch, che per la cronaca sono mutanti ma per questioni di diritti non lo possono dire. Guardiani della Galassia. Nel lontano 1988 un bambino si fa rapire da dei ladri alieni che lo addestrano a diventare un ladro. Lui si fa chiamare Star-Lord e ruba una gemma dell'infinito, la gemma viola, quella del potere. Alla fine si allea con altri 4 tizi, una tipa verde, un procione parlante, Battista della WWE e un alberello. Io sono Groot. Tutti insieme si fanno chiamare i Guardiani della Galassia, sconfiggono il cattivo con dei passi di ballo. Avengers Age of Ultron. Tony Stark e Bruce Banner decidono di fare una IA potentissima che però si ribella e scappa. Ultron crea a sua volta un corpo sintetico, rompe lo scettro di Loki e mette al centro della testa la gemma gialla, la gemma della mente. Solo che si fa fregare il corpo e gli Avengers mettono al suo interno una IA, un'intelligenza artificiale, e così nasce Visione. Così tutti insieme gli Avengers vanno da Ultron, vanno tutti da Ultron e lo sconfiggono. Quicksilver è talmente veloce che prende una smitragliata e muore. Durante le scene dei titoli di coda, Thanos prende il guanto dell'infinito e inizia a cercare da solo le gemme, che tanto gli altri non sono capaci, quindi se le cerca da solo. Ant-Man. Allora, qui ragazzi c'è Michael Douglas, che fa uno scienziato vecchietto che dà un'armatura a un ragazzo che diventa Ant-Man. Lui praticamente diventa piccolo o gigante, dipende quello che gli serve, e lotta contro un altro tizio che può diventare o gigante o piccolo, e alla fine i buoni vincono. Si chiama Ant-Man perché è in grado di parlare con le formiche. Amo. Ma che film guardate? Fammi arrivare alla fine, aspetta. Il bello è che criticate High School Musical. E con questo film, ragazzi, finisce la fase 2 del Marvel Cinematic Universe. Ah, finalmente, quindi vuol dire che abbiamo finito. No, è finita la fase 2, c'è la fase 3 che sono altri 9 film. Ma che me l'ha fatto fa? Capitan America Civil War. In questo film ci sono praticamente tutti, tranne Hulk e Thor che stavano in vacanza, non lo so, non ci stanno. Iron Man scopre che Bucky, l'amico di Capitan America, ha ucciso i suoi genitori, quindi si creano 2 fazioni, una con Iron Man e l'altra con Capitan America. In questo film vengono introdotti Black Panther, che è una mezza specie di Batman, e Spider-Man. Dopo essersene date di santa ragione tutti contro tutti, alla fine gli Avengers si dividono. Dottor Strange. Un chirurgo si distrae mentre guida guardando il cellulare, fa un incidente e quasi muore, perde l'uso delle mani, ma va da una specie di monaca tibettana che lo guarisce e gli dà anche dei poteri. Così nasce Doctor Strange. Matt Mikkelsen fa il cattivo, ma perde e muore. In questo film fa la sua comparsa la gemma verde, la gemma del tempo. Durante i titoli di coda il Doctor Strange offre una birra a Thor. Guardiani della Galassia Volume 2.
Star-Lord scopre chi è suo padre. È un pianeta vivente di nome Ego, interpretato da Kurt Russell. Insieme a tutti i Guardiani della Galassia scoprono che il padre non è proprio tutto sto gran bel pezzo d'uomo e quindi decidono di distruggerlo. Nel film c'è anche Sylvester Stallone che fa una specie di fuorilegge. Avevo dimenticato di dirvelo in Guardiani della Galassia 1, ma Groot è interpretato da Vin Diesel, mentre il procione da Bradley Cooper. Ma quanti sardi c'ha la Marvel? Spider-Man Homecoming. Peter Parker è Spider-Man e non lo sa nessuno a parte Iron Man e il suo miglior amico e sua zia e il suo primo nemico, che è Michael Keaton. Michael Keaton con le ali da avvoltoio attacca Spider-Man ma perde e finisce in prigione. Fine del film. Thor Ragnarok. Thor incontra sua sorella Hela, interpretata da Kate Blanchett, che gli distrugge il martello. Amo, che botto! Lo distruggeva. E spedisce sia Thor che Loki su un pianeta molto lontano. Qui incontrano Hulk e Thor ci fa botte. Così si alleano e vanno su Asgard e sconfiggono Hela. Solo che in tutto il macello esplode pure Asgard. Black Panther. Wakanda per sempre! Ne tocca fao. Avengers Infinity War. Il film inizia con Thanos che piano piano, una ad una, inizia a collezionare tutte le gemme dell'infinito. I nostri eroi provano in qualsiasi maniera a fermare Thanos, ma lui è troppo forte con le gemme dell'infinito e quindi riesce, schioccando le dita, a eliminare metà dell'universo. Così. Nella scena dei titoli di coda, Nick Fury, poco prima di scomparire a causa dello schiocco di dita, manda un SMS a Capitan Marvel. Ant-Man and the Wasp. In questo film c'è Lawrence Fishburne, ve lo ricorderete perché ha fatto Morpheus in Matrix, che fa il collega di Michael Douglas e insieme trovano un modo per andare nel regno quantico e ci mandano Ant-Man, che però a causa dello schiocco di dita di Thanos rimane incastrato in quella dimensione. Capitan Marvel. C'è questa ragazza che non si ricorda niente, però ha dei superpoteri. Alla fine si ricorda tutto e si fa chiamare Capitan Marvel. Sconfigge il cattivo, che per questa storia è Jude Law. I suoi poteri derivano dal Tesseract. Avengers Endgame. I supereroi rimasti dopo Infinity War decidono di andare da Thanos. Vanno da lui per poter riprendere il guanto dell'infinito con tutte e 6 le gemme, però furbacchione Thanos lo ha già distrutto. Così inventano una specie di macchina del tempo e vanno nel passato per recuperare le gemme dell'infinito. Tra l'altro facendola in barba a tutti i film su viaggio nel tempo e ignorando qualsiasi regola scritta da quei film. Ritornano al futuro con tutte e 6 le gemme e con uno schiocco di dita Hulk rimette tutto a posto, solo che insieme a loro torna anche Thanos dal passato. Così tutti insieme fanno la gigantesca battaglia per il destino dell'universo Marvel e alla fine Tony Stark si sacrifica schioccando le dita e sconfiggendo in maniera definitiva Thanos. E questo mette la parola fine alla terza fase del Marvel Cinematic Universe e mette la parola fine anche a questo video. Oddio, abbiamo fatto, non ci posso credere. Ai. Allora ragazzi, questo video grazie a Dio è finito, grazie al cielo, però se vi è piaciuto lasciate like, commentate e iscrivetevi al canale, cosa più importante. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!
sono Capitan Vero. Volevo parlarvi di una caratteristica che sto esercitando molto in questi giorni. La pazienza. A volte può avere dei risultati, a volte sembra che non serve a nulla. E allora ti chiedi, perché ho aspettato così tanto per una scena così insensata? Oh, abbiamo finito? Dai, su, non la faccio più.